vado dai big allora della distribuzione. Uno dei primi fu la signora Gandini di Brescia, che era una donna straordinaria. Le porto questa sedia, no? E lei mi dice, vabbè, ma Carlo, questa qui è una sedia che non sta neanche nelle cucine. Succede però, nel frattempo, che il curatore del MoMA invece si entusiasma di questa sedia e la mette nella collezione permanente. E immediatamente, come dire, cambia la cosa. Aneddoti, emozioni, colpi di fulmine e colpi di genio, tante scommesse e pure qualche azzardo. Il design è questo e molto altro ancora. Io sono Federica Capozzi e questo è il podcast di Alias che ripercorre il viaggio del brand attraverso le voci e le storie dei suoi protagonisti. Io nel 1978 mi trasferisco con la famiglia a Londra. Negli anni precedenti io avevo un rapporto, diciamo, quasi filiale con Magistretti. Diciamo un po' di adozione di questo giovane che ero io, e quando io sono andato a Londra, Magistretti mi dice: ma Carlo, se tu vai a Londra a questo punto io disegno una collezione che puoi produrre in Inghilterra. E disegnò quindi questa broomstick, questo manico di scopa. E quindi il mio programma bocce ferme nel 78 era: vado a Londra, metto in piedi una nuova aziendina e produco questa collezione broomstick molto semplice. Era una collezione dove per la prima volta un grande nome del design italiano, associato normalmente a prodotti costosi, e la prima volta questo grande designer, architetto, disegna una collezione a basso costo. Questo da una parte. Dall'altra parte il mio amico Baleri mi dice: ma sai Carlo, io sono anni che cerco di convincere mia moglie che questa sedia disegnata da Belotti è un capolavoro. Ne ho fatte già 600, sono tutte lì in magazzino, ma mia moglie dice che non c'è niente da fare, eccetera. Perché non facciamo un'azienda insieme, per cui mettiamo insieme questa spaghetti da una parte, mettiamo insieme la collezione di Magistretti, broomstick, eccetera. Al primo momento, come dire, ero un po' sorpreso da questa cosa, però mi piaceva molto l'idea anche di non essere tagliato fuori dall'Italia, no? Quindi nel giugno del 79 fondiamo Alias. Spaghetti e manici di scopa. Questa storia promette bene fin dall'inizio. E poi sentirai come continua. A un certo punto spunta pure Bob Dylan, ma di questo ne parliamo tra un attimo. Intanto lascia che ti presenti la persona di cui hai appena sentito la voce. È Carlo Forcolini, cofondatore di Alias insieme a Enrico Baleri e a sua moglie Marilisa Decimo e al fratello Francesco Forcolini. È il 1979. La corrente del radical design è sul viale del tramonto, con tutte le sue provocazioni stilistiche e anche politiche. Il neomoderno degli anni '80, più leggero e commerciale, è alle porte. Il panorama è quello dove si muovono i vari Mendini, Sozzas, Zanuso. Carlo Forcolini ha poco più di 30 anni, ma uscito dall'Accademia di Brera si è dato subito da fare. Si è avvicinato a Vico Magistretti, ha lavorato per De Padova. Conosce gente, ha i contatti giusti, il piglio imprenditoriale. Insomma, quella di fondare un'azienda sua non è un'idea campata per aria. E poi la squadra è forte. L'azzardo piuttosto è un altro. È quello di volersi inventare qualcosa di nuovo. Something else, direbbero oggi in azienda, perché proprio questo è diventato il claim del brand. Alias, appunto, come decisero Forcolini e Baleri nel 1979. Alias, qualcosa d'altro. Il nome nasce tra l'altro per una comune passione.
sia Baleri che io eravamo due fanatici di Bob Dylan, e una collaboratrice di Baleri molto importante che si chiama Silvana Beretta, anche lei era maniaca. Quando dovevamo dare il nome all'azienda, l'idea non fu né di Baleri né mia, ma fu della Silvana Beretta, la quale proprio un giorno, me lo ricordo, in ufficio a Bergamo, Curno, da Enrico, dice: sì, ma ragazzi, scusate, ma in Pat Garrett e Billy the Kid c'è la scena nella quale lo sceriffo chiede a questo giovane che appartiene a una banda, dice "What's your name?" e questo giovane è Bob Dylan che interpreta, e Bob Dylan si alza e voltando le spalle, facendo un gesto con la mano come dire "ma io sono altro", gli dice "My name is Elias", e la Silvana Beretta dice "si chiama Alias", perché vuol dire io sono altro, insomma non c'entro niente con voi, no? Ecco, il resto è la normalità. E quindi nasce anche qui dal caso, un caso fortunato, però come sempre, secondo me la vita ti spariglia davanti delle opportunità e forse la verità consiste nel saperle riconoscere, no? Forcolini è uno che le onde le sa cavalcare e sull'onda della spaghetti e della broomstick Alias vola fin dai primi anni. Il successo è un mix di genio creativo, intuizione commerciale e su tutto c'è questa capacità di trasformare i problemi in opportunità. A questo proposito, Forcolini mi racconta ancora un altro aneddoto di quando una gelata improvvisa rivoluzionò la produzione della spaghetti. La soluzione geniale di quella sedia fu di cambiare la sezione del PVC e di mettere questo PVC sottilissimo, pieno, che mantiene l'elasticità. E qui c'è il caso che è molto interessante, perché le prime serie, quando io volevo mostrare quanto fosse elastico, in realtà io tiravo il PVC, impiegavo un po' a riprendere l'assetto, ma restava un po' molle. E questo era un problema, perché diceva, ma col tempo cosa succede? Cosa diventa? Una mutanda, un elastico? Che cos'è? Come invecchia? E lì sono quei colpi di fortuna del caso, perché siccome avevamo un magazzino molto piccolo, e quando arrivava la fornitura del PVC per le sedie veniva messa in esterno. Quell'inverno ci fu una gelata e fu incredibilmente provvidenziale, perché il PVC usato dopo la gelata diventava estremamente elastico. Allora lì abbiamo scoperto per puro caso che bisognava mandarlo sotto zero, evidentemente per una reazione chimica, chissà, e poi usarlo dopo in modo tale che mantenesse questa elasticità. Ecco, ora non pensare che sia sempre stato tutto facile, non è che tutte le soluzioni sono saltate fuori come conigli dal cappello del mago. Ci sono anche state delle divergenze, discussioni accese, liti persino, su dettagli che a noi profani, e mi ci metto pure io nel novero, perché io mica sono una designer, dicevo, a noi profani sembrano anche un po' lunari. Gian Domenico Belotti disegna la spaghetti nel 59, ma da bravo architetto rigorosamente e testardamente razionalista, nella spaghetti chair lui vuole che si veda la sezione del tubo. Quindi il tubo verticale, il montante verticale, sia frontale che retrostante, mostravano la sezione del tubo col buco. Quel tappino che ancora adesso mettono dentro, quella cosa lì fu il risultato di una discussione che arrivava alla rissa tra Baleri e Belotti, perché Belotti diceva no, se metti il tappo io ti dico che quella sedia non la produce a mio nome, perché non esiste. Quella cosa lì
che uno dice è un tappino. No, è un tappino che è un compromesso accettabile, perché comunque si vede la sezione del tubo secondo il rigore razionalista, e però evita il fatto che uno si faccia male, si tagli, metta dentro il dito o gli metta, non so, i noccioli delle ciliegie, ecco. Ma discussioni che se uno le vede da fuori dice questi sono matti da legare. Mi fa sorridere immaginare il gota del design che litiga per un tappino al quale, confesso, io non avevo mai prestato tutta questa attenzione. Eppure la Spaghetti è una sedia che adoro e che ho pure visto 1000 volte in foto e dal vivo. Ma torniamo a Forcolini, che qui il tempo stringe e non abbiamo ancora parlato di quello che lui ha disegnato per Alias. Gli chiedo di citarmi un progetto, uno solo, e la sua scelta cade su un tavolino. L'Apocalypse Now. Credo che l'oggetto di quella collezione più celebrato è l'Apocalypse Now, dove io avevo sempre dei referenti, che è un po' il cinema, un po' la letteratura, ma in quel caso era quell'immagine, no? Un po' drammatica dell'Apocalisse, usando questo materiale, che è un materiale che tiene le tracce del suo uso, no? Un materiale che in un certo senso è la memoria dell'uso che ne facciamo. Ma a me quello che interessava è che in questo uso si superava quell'idea paranoica che c'è nella modernità, che le cose devono sempre apparire nuove, perché poi gli oggetti, insomma, voglio dire, la cosa emozionante del Colosseo è che vai lì e vedi una scritta incisa di 1 o 2000 anni fa, ed è quella roba lì che ti fa piangere. Non trovo modo migliore per chiudere questo primo episodio. Questa riflessione sul tempo che passa, sulla bellezza e sul valore dei segni che lascia, vale per il Colosseo e per il tavolo di Forcolini. Vale per il parquet di casa tua, che la tua amica quella volta ha rigato con un tacco. Vale per quella ruga in più che mi è spuntata stamattina all'angolo degli occhi. E vale anche per Alias, sì, perché, piccolo flash forward, le strade dei fondatori a un certo punto si sono divise, l'azienda è cambiata, è passata di mano per poi ritornare indipendente, si è reinventata, ma le tracce del suo passato sono ancora tutte lì. È lì il suo bagaglio umano, di storie che si intrecciano, di idee da cui nascono altre idee, di cose da cui nascono cose, e molto altro ancora. Hai ascoltato E molto altro ancora, il podcast prodotto da Alias per celebrare i 45 anni del brand. Testi e voce sono di Federica Capozzi. Montaggio e sonorizzazione a cura di Domenico Olivieri. Ringraziamo Carlo Forcolini per l'intervista. Se questo episodio ti è piaciuto, clicca segui per non perdere gli aggiornamenti. Valuta il podcast con 5 stelline e segui Alias su Instagram, dove lo trovi come alias.design.